Il video di oggi è un po' diverso rispetto ai video che faccio normalmente. Non andiamo a fare una ricetta, non prepareremo un piatto, però è un video molto importante perché vi mostrerò come pastorizzare le uova. La pastorizzazione è un procedimento durante il quale viene abbattuta la carica microbica dell'alimento. Non è proprio una sterilizzazione, quindi non vengono eliminati tutti i germi, però questi vengono sensibilmente ridotti. Oggi andiamo a pastorizzare le uova. È importantissimo questo procedimento perché l'uovo non pastorizzato, utilizzato crudo o poco cotto, può esporci al rischio di salmonella. La salmonellosi è una infezione che colpisce il tratto gastroenterico e porta nei soggetti sani crampi addominali, gonfiore, diarrea, dolore, ma per le persone che sono particolarmente vulnerabili, questo può determinare proprio un rischio per la vita. Quindi mai utilizzare le uova, per quanto siano biologiche e freschissime, così come sono, se non le cuociamo per bene. Mi riferisco a quei piatti con le uova che ognuno di noi è abituato a fare, ad esempio le uova all'occhio di bue, l'uovo alla coque, ma anche ad esempio una carbonara dove l'uovo viene cotto molto poco, o addirittura in alcune ricette l'uovo viene messo proprio a crudo, e come ad esempio la maionese o il tiramisù. Quindi è importantissimo imparare a pastorizzare l'uovo a casa, così da poter utilizzare al meglio le uova nelle ricette che più ci piacciono, senza però alcun rischio per la salute. Di cosa abbiamo bisogno? Naturalmente abbiamo bisogno dell'ovetto, poi di un termometro. Questi sono termometri da cucina che si comprano normalmente anche su internet, un bricco con dell'acqua fresca, e dopo vi faccio vedere perché è importantissimo avere l'acqua fresca a disposizione, e poi un timer che ci avvisa quando il procedimento è giunto al termine. Prima di tutto dobbiamo accendere sotto la pentolina, e l'uovo che io conservavo in frigorifero l'ho portato a temperatura ambiente e glielo metto dentro. L'uovo deve essere completamente ricoperto di acqua, magari un paio di dita di acqua in più, andiamo tranquilli. Con il termometro dobbiamo assicurarci che la temperatura dell'acqua sia di 61 gradi, non un grado in meno, non un grado in più. Se lo facciamo troppo fredda l'acqua, quindi se per esempio andiamo sotto i 60 gradi, naturalmente non abbiamo la pastorizzazione. Se invece andiamo oltre i 63 gradi, l'albume dell'uovo incomincia a cuocersi e quindi il risultato non sarà un risultato ottimale. La temperatura dell'acqua si sta avvicinando ai 60 gradi, siamo a 56 gradi,9, 57. Conviene che già incominciamo a mettere la fiamma al minimo, e poi dobbiamo essere bravi a non far superare la temperatura di 61 gradi. Quando arriva a 61 gradi facciamo partire il nostro timer, che ci avviserà quando sono passati i 10 minuti. Aggiungiamo l'acqua poco poco alla volta per non far abbassare troppo la temperatura, per evitare che il processo di pastorizzazione non vada a buon fine. Sono riuscita a mantenere la temperatura costante tra i 61 e i 62 gradi. Sono stata molto brava. E ci siamo quasi. Manca meno di un minuto. Ecco qua.
quindi possiamo spegnere e l'uovo lo possiamo mettere a raffreddare. Il tempo che abbiamo impiegato, questi 10 minuti, sono 10 minuti veramente ben spesi, perché pastorizzando le uova noi siamo più tranquilli che anche se l'uovo non è perfettamente cotto, come per esempio un uovo sodo, non abbiamo nessun rischio per la salute. Ci sono poi delle preparazioni che assolutamente vanno fatte con le uova pastorizzate e mi riferisco al tiramisù e alla maionese. Io non mi azzarderei mai a fare la maionese senza avere un uovo pastorizzato. L'uovo che abbiamo pastorizzato, che quindi abbiamo abbattuto la carica microbica eventualmente presente sulla superficie e nel tuorlo, poi va riposto in frigorifero. Quindi le uova che noi prendiamo al supermercato sono uova non tenute in frigorifero, perché altrimenti si crea la condensa nel frattempo che interrompiamo la catena del freddo. Quindi noi troveremo sempre le uova nello scaffale ma non in frigorifero. Appena le portiamo a casa dobbiamo metterle in frigorifero. Poi, prima di impiegarle, andrebbero tenute un quarto d'ora, 20 minuti a temperatura ambiente. Quando il processo di pastorizzazione è terminato e abbiamo messo l'uovo nell'acqua a raffreddare, poi naturalmente lo possiamo riporre di nuovo in frigorifero. Un'altra precisazione è che quando noi facciamo tutto questo procedimento è importantissima la pulizia delle mani. Non ha senso prendere l'uovo dal frigo con le mani, metterlo nella pentolina, fare la pastorizzazione e poi senza lavarci le mani toccare l'uovo. Dobbiamo essere sempre molto attenti a non ricontaminare subito dopo il nostro ovetto. Bene, questo è tutto. Anzi no, vi voglio far vedere una volta aperto l'uovo pastorizzato come sia indistinguibile da un uovo non pastorizzato. Però aspettiamo un attimino che arrivi a temperatura ambiente. Ecco, qui sono passati 10 minuti, l'uovo è tornato a temperatura ambiente. Adesso vi faccio vedere aprendolo che è indistinguibile da un uovo non pastorizzato. Ecco il nostro ovetto pastorizzato.